Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2025. Abbiamo la carta dell'eremita, amici dei gemelli. Può essere un periodo introspettivo con la carta dell'eremita, di solito fa riferimento a un momento in cui ci si isola per fare il punto della situazione, per capire quali potrebbero essere nuove strategie, per fare anche un'autoriflessione. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove potete trovare tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre nella descrizione del video c'è il link per il seminario di approfondimento Tarocchi e Karma che si terrà a settembre e in più trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il mese. Imperatore, 7 di pentacoli, 5 di pentacoli, abbiamo un 3 di bastoni, fante di spade, il diavolo, una regina di denari e il 7 di bastoni. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia disponibile nel mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, E dopodiché in un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, soldi e via dicendo. Allora, partiamo da questo imperatore, che diciamo è una bella carta per, come partenza, è una carta di solidità, di stabilità. Andiamo a vederlo. Wow, 10 di spade imperatore nuovamente. È come se ci fosse un inizio, diciamo, concreto, stabile. Andiamo a vedere il 7 di denari. 7 di coppe e 4 di bastoni. Sembra quasi che si stiano aspettando tempi migliori, non che siate in una brutta posizione partendo con questi due imperatori, però con il 7 di pentacoli, che è proprio una carta di attesa, sembra quasi che si stia aspettando, meglio che stiate aspettando, ehm, tempi migliori, più stabilità, più equilibrio. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Fante di bastoni. E 6 di spade. Voglio andare a vedere anche il 3 di bastoni. 8 di coppe e 4 di spade. Um, io ho la sensazione, ragazzi, che questa attesa dei tempi migliori possa essere dovuta al fatto
non tanto a voi in prima persona, ma più che tutto, diciamo, nei confronti delle persone che vi sono intorno. 5 di Pentacoli di solito è una carta che ci parla di delusione e ho come l'idea che potrebbe esserci qualcuno che nel mese di agosto potrebbe darvi una delusione, non perché diciamo perché fa qualche cosa che voi non vi aspettate, non perché ci siano come dei patti o degli accordi che non vengono rispettati, ok? È più perché l'altra persona ha come in testa la sua vita, le sue priorità e potrebbe fare un qualche cosa che a voi delude. Non è che necessariamente faccia qualcosa con l'intenzione di deludervi, però è come se arrivasse qualche cosa che voi non vi aspettate e rimanete un attimino lì. Andiamo a vedere il fante di spade. Re di spade. Luna e asso di coppe. Guardate, io sento che dopo questo momento, come vi dicevo prima, del 5 di Pentacoli, può arrivare questo eremita che come energia è simile a quella del 4 di spade, cioè come se ci fosse un momento di isolamento dove riflettete su quelle che sono le vostre credenze, quelle che sono le vostre aspettative. È un po' come fare una sorta di riesame della vostra situazione e della vostra posizione. Tenete presente che essendoci l'imperatore, per qualcuno potrebbe anche trattarsi di un taglio della lettura più lavorativo che non personale o amoroso. E questo imperatore potrebbe anche fare riferimento a un ruolo, ad una posizione che state rivestendo. Io poi però qui ho la sensazione con questo re di spade che ci sia la necessità di mettere delle regole ben ferree. Non che l'imperatore non abbia regole, però è più qualcuno che dà le regole con il buon esempio, mentre il re di spade è più qualcuno che imparte le regole. Diciamo che c'è anche questo fante di spade che è un po' la carta di qualcuno che controlla, ok? Quindi la sensazione è che dobbiate monitorare una certa situazione. Mi viene da dire, onde evitare che si ripeta quello che è già successo. Tenete presente che avete anche la luna, quindi c'è una certa paura di sottofondo. Andiamo a vedere il diavolo. Tre di pentacoli. Regina di spade e fante di coppe. Qua ce ne sono due. 3 di coppe, 3 di pentacoli, regina di spade e fante di coppe. Sembra quasi ci sia un'alleanza, qualche tipo di riunione se vogliamo, dove effettivamente con questo fante di coppe ragazzi potrebbero farvi qualche tipo di offerta. E secondo me con la regina di spade sarà una di quelle offerte che valuterete nei minimi dettagli. Andiamo a vedere la regina di denari. 3 di bastoni che avevate già qui. E re di bastoni. È come se nonostante tutto foste pronti ad andare verso il nuovo, ad andare verso un futuro migliore, mi viene da dire, nonostante questa delusione, nonostante il fatto che ci sia come un momento di contrazione, mi viene da dire. Non so se sia a causa di questa delusione o se sia semplicemente un qualche cosa di concomitante. In realtà non li vedo uno causale dell'altro, però adattate la lettura alla vostra realtà. Andiamo a vedere il 7 di bastoni
eremita, temperanza, diavolo e 5 di pentacoli. Diavolo ce l'avete qua, il 5 di pentacoli ce l'avete qua e l'eremita ce l'avete qui. Io credo che alla fine del periodo varrà il detto meglio soli che mal accompagnati, perché comunque avete, scusate, ho mosso tutto, avete questo diavolo e questo 5 di pentacoli che sinceramente un po' pesano. Qui è quasi un tengo lontano gli altri, cerco qual è la mia verità, cerco di rimettermi in piedi da solo, di guarire da solo. Datemi una carta per il 5. 2 di pentacoli. Ho come la sensazione che ci sia un tema durante il mese di agosto che è già successo nel passato e che potrebbe ripetersi e che secondo me è quello la cosa che vi delude. Andiamo a vedere settore per settore, ragazzi. Partiamo dal lavoro. Allora, se siete senza lavoro, c'è qualche cosa che si muove, sinceramente, però non lo so se è il lavoro che vi stavate aspettando, se è la retribuzione che vi stavate aspettando. Diciamo che per qualcuno potrebbe essere necessario fare un primo lavoro, un secondo lavoro o comunque magari due part-time e magari trovare qualche altra terza cosa per arrotondare piuttosto che aumentare i propri ingressi. Per qualcuno sì che c'è, mi viene da dire una nuova passione, un nuovo inizio, però ho anche la sensazione, ragazzi, che, ripeto, non sia esattamente quello che vi aspettavate. Ho anche la sensazione che qualcuno si adatterà per causa di forza maggiore. Quello che vi posso dire è che qualsiasi lavoro sia, vedo che potrete imparare dei trucchi, delle cose che vi potranno venire utili in un futuro. Quindi, sebbene il lavoro che troverete magari non sia esattamente quello che voi aspettavate o speravate, è un qualche cosa dal quale dovete passare perché è come se riusciste ad imparare trucchi che vi serviranno poi in un futuro. Nel caso foste, permettetemi il termine, pezzi grossi, nel senso che siete in su nella scala lavorativa a livello gerarchico, siete già quadri, dirigenti o comunque persone che sono abituate a gestire dei gruppi o ad avere ruoli di spicco, c'è una leggera titubanza o paura nel svolgere il nuovo lavoro, però è più nella vostra testa che non una reale, diciamo così, impreparazione nell'affrontare il nuovo percorso, ok? Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, ehm, allora, innanzitutto vi sento molto determinati. Credo che qualcuno qui stia puntando a delle promozioni, a degli aumenti di stipendio, a dei cambi. Credo anche che abbiate le doti necessarie per fare queste richieste, ma quello che mi viene da dire è monitorate la concorrenza, perché a quanto pare non siete gli unici ad aspirare a quel posto piuttosto che a quel tipo di mansione. Vi dirò, potrebbe anche esserci un'offerta, come se aveste già chiesto, per esempio, l'aumento di ruolo, non vi fosse stato dato e in questo periodo invece potrebbe esserci qualche speranza in più. L'unica cosa, ragazzi, non vi fate fregare dalla paura, perché avendo comunque un imperatore avete tutte le doti, le conoscenze, le capacità, l'organizzazione, la determinazione, la forza di volontà per riuscire a raggiungere il traguardo che vi siete prefissati.
Quello che vi posso dire però è occhio a non essere troppo dispotici, a non essere troppo controllatori, perché comunque avete un diavolo alla fine della lettura e un diavolo ce l'avete qua e si potrebbe creare un po' troppa tossicità. mm. Cioè, ho come l'idea che questo traguardo possa effettivamente, come vi posso dire, battervi in testa, possa essere così importante da farvi perdere di vista certe altre cose. Quindi attenzione al sono pronto a tutto pur di. Per chi fosse autonomo, allora qui ragazzi vi devo dire che c'è come qualche opportunità di collaborazione in più. Sento che non vi fidate tanto dell'altra persona o delle altre persone e quindi anche voi tenderete a ipercontrollare la situazione, il lavoro, il progetto che avanza, come si comporta l'altra persona, però è come se toglieste un po' il fiato. Ehm, diciamo che tutto quello che potete fare da soli, fatelo, perché se un domani questa persona, questo collaboratore, questo freelance, questo cliente anche mi dicono, non dovesse più esserci, voi non cadete per terra, ma siete in grado di gestire la cosa, quindi cercate di imparare più che potete. Poi se per questioni di tempo non ce la fate a fare tutto e vi appoggiate a un'altra persona, benissimo. Però nel momento in cui questa persona non c'è, voi dovete essere in grado di fare il suo lavoro, in modo da non cadere. Magari andate avanti zoppicando, ma andate avanti. Parliamo di soldi, ragazzi. Allora, devo dirvi che se state pensando di ristrutturare casa, piuttosto che dare il bianco, piuttosto che fare delle modifiche, delle migliorie, se non è la casa, potrebbe essere la ditta, l'azienda dove lavorate, magari non lo so, potrebbe essere il furgone se siete venditori ambulanti, insomma, quello che per voi è lo strumento di vita o di lavoro. Allora, devo dire che avrà il suo perché questa ristrutturazione, nel senso che migliorerà le condizioni lavorative o abitative, però sarà molto importante per voi essere oculati sul quando e quanto spendo. Cioè non vi dico di non spendere per eventuali ristrutturazioni, appunto per quello che volete fare, però avete Regina e Re di Spade, avete due volte l'Imperatore. Mi dice proprio che dovete fare come un programma di spesa. Allora, questo mese mi entra tot, posso fare la ristrutturazione del bagno, per esempio. Questo mese mi entra tot e posso, non lo so, cambiare quel macchinario per il lavoro. Questo mese mi entra tot, ho le tasse da pagare, non posso spendere soldi in altro. Cioè è come se dovesse fare un budget preventivo di spesa e questo secondo me vi aiuterà molto per non sforare. Ehm, potrebbero esserci anche dei soldi in più spesi per magari un'inaugurazione, per dei figli e per qualcuno potrebbe esserci qualche dipendente che vi chiede degli anticipi sullo stipendio. Per quello che riguarda, diciamo, la parte progettuale, mm, allora, se avete già progetti in piedi che non rendono come vorreste, è il momento giusto per fare un restyling di questo progetto, per togliere quello che non serve e magari aggiungere qualcos'altro. Se invece siete ancora in una fase di studio, il consiglio è di rimanere in questa fase di studio, di non buttarvi, perché agosto pare non essere un buon periodo per iniziare qualche cosa di nuovo, perlomeno a livello progettuale, ok? Per quello che riguarda invece la situazione affettiva, quindi parliamo della situazione familiare, ehm, allora mi viene da dirvi di prendere un po' le distanze
da qualcuno della vostra famiglia. Potrebbe anche essere tutto il gruppo familiare, però ho come la sensazione che dovrete un po' più pensare a voi stessi in questo mese. Avete l'eremita 2 volte, avete un 4 di spade, è come se doveste diventare un po' egoisti. Mettete davanti agli altri le vostre di priorità. Se avete tempo per seguire gli altri, bene; se non avete tempo, bene uguale, gli altri si arrangeranno. Non siete le crocerossine di nessuno. Poi un discorso è se sono i figli con 10 anni, allora ok, capito? Però insomma cercate di essere elastici con quello che vi dico. Se per esempio è un fratello che vi chiede sempre soldi perché è un pelandrone e non ha voglia di andare a lavorare, ecco, prima pagate le vostre spese, mettete via dei soldi, risparmiate, poi se ne avanzano e se ne avete piacere potete aiutare gli altri. Però è importante che prima i vostri bisogni primari siano soddisfatti, perché sennò continuate a dare soldi agli altri e voi non riuscite a mantenervi. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona questa cosa. Comunque ragazzi c'è da cambiare, mi viene da dire, anche un po' la rigidità. Qui abbiamo un 2 di pentacoli, è come se doveste diventare più flessibili nel modo di pensare, secondo me, o nelle aspettative che avete. Cioè, se per esempio fate un favore a una persona, toglietevi dalla testa che questa persona vi restituisca il favore. Cioè, quando lo fate come atto di amore puro. Finito. Poi sarà la vita che vi restituisce, ma non vi aspettate che quella persona specifica vi restituisca il favore. È come una tecnica per rimanere meno delusi. Parliamo di amore, ragazzi. Allora, se siete single, devo dire che potrebbero esserci vari personaggi che si affacciano, nessuno di particolarmente toccante, mettiamola così, è più una serie di conoscenze questo mese, anche perché avete l'eremita sia come carta principale che alla fine, sento che è come se foste concentrati in altro. Cioè sì, vi va bene conoscere gente, vi va bene magari uscire, ridere, scherzare, giocare, ma quando poi si tratta di fare sul serio, non siete ancora tanto dell'idea nel mese di agosto. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, ragazzi, devo dire che il mese apparentemente va a gonfie vele. L'unica cosa è come se ci fosse un qualche cosa che succede in questo mese che vi fa andare un po' giù di tono morale. Però secondo me la relazione di coppia non va poi così male, anzi è un momento abbastanza stabile, abbastanza tranquillo. Ehm, Vi dirò, qui ho come ben chiaro il fatto che non vi dobbiate creare aspettative di nessun genere, probabilmente è una vostra attitudine e questo mese sarà importante analizzare dove vi create le aspettative, perché vi create le aspettative e come lasciarle andare. Cioè, mi aspetto che l'altra persona si ricordi la data dell'anniversario, sparo, a caso. E l'altra persona magari non se lo ricorda perché non è tanto da numeri, perché non se l'è segnato sul calendario, perché magari per l'altra persona non è così importante come lo è per noi festeggiare l'anniversario. Quindi, se già conoscete la persona, non vi aspettate che l'altra persona si ricordi. Magari usate dei trucchetti tipo mettere una data sotto il piatto dove si mangia, piuttosto che iniziare a, come dire, ricordare all'altra persona, cioè se da sola non ce la fa, date un'imbeccata, date un aiuto, no? Però la cosa migliore che mi arriva da questa lettura è di togliervi certe aspettative in modo da non essere delusi. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione più o meno, che non si capisce se siano fidanzati, se non lo sono, se sono amanti, clandestini, insomma, le relazioni che non sono ben, diciamo, etichettate,
Qui ragazzi devo dire che non ci saranno grandissime soddisfazioni in questo mese. Potreste parlare di tante cose, potreste avere tanti progetti, tante idee, ma poi stringi, stringi, non si quaglia, le cose non si concretizzano. E anche qui ragazzi vi dico che potreste collezionare qualche delusione e secondo me c'è come un qualche tipo di tema che si va ripetendo. Qui avete un 7 di coppe. Il 7 di coppe è una carta di illusioni, è una carta di qualcuno che ha tante idee in testa ma che poi alla fine non riesce a concretizzare. Siccome avete due diavoli e due 5 di pentacoli, fate attenzione a non vivere, mettiamola così, troppo nelle nuvole la relazione che avete con questa persona, perché poi a livello concreto di tutto quello che si dice non si realizza niente. E quindi è come se vi sento un po' offesi nei confronti dell'altra persona, come se vi offendesse, come se, come vi posso dire? Sì, come se ci rimaneste male. Andiamo a vedere che cosa vi dice Osho, che altri messaggi o consigli possono uscire. Nessuna cosa. E lasciarsi andare. Che interessante. È come se vi dicessero di seguire il flusso in un certo senso. Allora, questa rappresenta una lavagna nera e questa lavagna è solo da scrivere, per la serie che siete voi a scrivere la vostra storia e avete due volte la carta dell'eremita proprio per, diciamo, rinchiudervi in voi stessi e capire che cos'è quello che voi volete, qual è la vostra storia e poi lasciarsi andare. Lo sento piuttosto collegato a questi re e regine di spade e a questi due diavoli. La carta del diavolo è legata all'ego, a quello che io voglio. Però è un volere umano, non è detto che quello che io voglio sia esattamente quello di cui la mia anima ha bisogno per evolversi. Quindi ad un certo punto è un 8 di coppe, ce l'avevate già qui, però è un po' come se vi dicessero abbandonatevi al flusso, lasciatevi andare, non siate così rigidi, insomma, e la rigidità la vedo appunto con questo re e regina di spade. Andiamo a vedere una frase, o meglio, una possibile difficoltà del momento. Perché mi è difficile aver fede o aver fiducia o fidarmi degli altri? Qui è come se ci fosse un'insicurezza di base. Potrebbe effettivamente essere una questione di ego, perché l'ego è quello che ha bisogno di rassicurazioni, è quello che ha bisogno di garanzie. Perché mi è difficile fare domande? Avete paura di disturbare? Pensate di essere inopportuni? Anche qui fatemi sapere nei commenti. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché mi paragono e mi credo superiore o inferiore? E qui avrebbe senso, ragazzi, perché se vi credete superiori potreste tendere ad essere delusi dall'altro perché è come se dicesse l'altro non ci arriva, non è la mia altezza. Se vi sentite inferiori potrebbe essere un'autocritica del tipo guarda che cosa combini sempre, non sei capace, ti ingarbugli sempre, è come se aveste il critico interiore che vi sgrida tutto il tempo. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi. Ragazzi, nella vita o si vince o si impara. Non si perde, non si sbaglia, sono solo esperienze. E quindi qui mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi, è molto importante azzittire questo critico interiore perché è proprio attraverso gli errori che uno si fa l'esperienza, crea la saggezza. Se io non sbaglio mai, a parte che chi non fa non sbaglia.
Quindi se voi sbagliate è perché state facendo, vi state muovendo. Però è anche il modo per imparare cosa non fare, come migliorare sempre. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Ma la stessa cosa la potete fare abbonandovi al canale, ovvero nella sezione degli abbonamenti tratto le credenze limitanti, vi spiego come trovarle perché sono subconsce, non siamo coscienti di averle, quindi bisogna andare un po' a cercarle e poi vi spiego anche come modificare queste credenze limitanti, come trasformarle. Comunque, nelle playlist con le copertine lilla trovate i titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Sono 4 playlist per adesso e tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma date un'occhiata così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!